Buongiorno web amici, benvenuti in un altro video del calendario. Oggi voglio fare una comparazione tra queste due moto che vedete alle mie spalle, che sono le due marche che tratto in questo momento. Prima di iniziare il video voglio ricordarvi di iscrivervi al gruppo Telegram dove ci sono io e altri 200, scambiamo le idee sul mondo elettrico, quindi se vi fa piacere, se non avete un mezzo e vi interessa l'argomento elettrico, vi affascina, inseritevi nel gruppo, vi lascio il link sotto e così se avete anche bisogno di acquistare una moto io ve la posso vendere tranquillamente come ho fatto con altri utenti. Ora partiamo e parliamo di queste due moto. Allora, qua sulla mia destra, quindi alla vostra sinistra, vedete la TC Max. In realtà è la Super Socco TC Max, ma chi mi ha seguito in altri video avrà visto che io ho fatto dei cambiamenti e l'ho trasformata in TS Max, in versione più stradale, che in questo momento la Socco non fa e mi piaceva più versione stradale che Cafe Race. Ovviamente questo va a gusti, ma è la stessa, quindi è una, in realtà le dimensioni sono di una TC Max, ok? Ora vediamo di qua alla mia sinistra, quindi alla vostra destra, una Timbot eZoom ES1S Pro. Magari non la conoscete ancora perché non avete viste tanti, non ho fatto granché di video, ma questa qua stile super motarda, come vedete, con le ruote stradali, possiamo averla anche in versione da cross. Avete visto un video versione da cross. Tutte e due queste che vedete alle mie spalle sono classificate L3E, quindi paragonate all'incirca a un 125 termico, ok? E adesso vi vado a dare un po' di specifiche per vedere le differenze. Allora, al di fuori che ovviamente hanno due linee completamente diverse, quindi qua va a gusti, c'è chi piace in questo modo, c'è chi piace in quest'altro modo. Allora devo dire che a me, tutto sommato, usandola, devo dire che non mi dispiace, è anche comoda, e poi vi spiego alcune cose. E ce l'ho qua perché alla fine me la sono regalata per Natale, diciamo così, e la customizzerò. Farò da cavia come al solito, customizzerò, farò la prima customizzazione che vedrete nei prossimi video, perché ho già acquistato della roba che sta arrivando, alcune cose sono già arrivate, alcune mancheranno. Niente di stravolgente, ma dei piccoli particolari che secondo me la rendono poi veramente interessante. Intanto perché faccio questo paragone, questo video? Intanto per farvi vedere che possiamo scegliere una tipologia di moto e un'altra tipologia, cioè due tipologie diverse, ma abbiamo in tutti e due i casi moto puramente elettriche che possiamo tranquillamente usarle per uso quotidiano, andare a casa lavoro, ma anche per dello svago. Ovviamente magari una è un po' più portata per una cosa e una un po' più portata per l'altra. Ovviamente non tutti possiamo magari avere due moto e quindi dovremo scegliere tra una e l'altra. Ok, perché faccio anche questo video? Perché in tanti mi hanno chiesto se la Socco è più piccola, se la Timbot è più grossa, eccetera eccetera. Allora io adesso mi sono preso il metro, vi faccio vedere le differenze e vi faccio capire e vi do alcune caratteristiche. Poi mi è difficile dirvi quale è meglio e quale è peggio, perché tutti e due secondo me sono dei mezzi validi, anche se forse in questo momento la Timbot dà qualcosina in più, forse perché è meno conosciuta, perché deve entrare quella del mercato, ma in questo momento dà qualcosina in più e vi faccio capire e vi faccio vedere la differenza. Ma vi ripeto, più o meno costano uguali, quindi siamo sui 5.000 o poco di differenza su tutte e due, sempre parlando senza ecoincentivo. Vendendone uno e l'altro per me è indifferente se mi chiedete questa o mi chiedete l'altra, è solo per farvi un paragone e per farvi vedere effettivamente una differenza tra due moto elettriche. Oggi parliamo di questo paragone è fatto esclusivamente sull'estetica, sulle dimensioni, sulla batteria, sulla potenza e tutto quanto. Farò anche un video dove vedremo l'accelerazione di una, l'accelerazione dell'altra, la velocità di punta e il consumo. Quindi oggi aspettatevi solo la presentazione di estetica, delle dimensioni estetiche, ok? E diciamo così anche tecniche della motocross. Allora, che cosa hanno intanto in comune? Beh, in comune hanno alcune cose. Primo, batteria 72 volt, tutte e due le moto usano e utilizzano batterie da 72 volt. La differenza è che tutte e due sono estraibili, a differenza che la TC Max ha una batteria estraibile collocata qua
che adesso vi faccio vedere, da 45 A. La Soco ha una batteria solo estraibile, a differenza che ci va la chiave per poterla estrarre. Mentre la Timbot, togliendo qua la serie, vi faccio vedere le due batterie che vedete, una è qua e una è qui, ovviamente estraibili, togliendo prima questa e poi l'altra. Ha due batterie estraibili anche loro da 32 A l'uno, quindi siamo qua 64 A contro i 45, quindi qua alla stessa cifra c'è già un vantaggio secondo me di quasi 20 A in più della Timbot, sono 19, quindi non è poco. Questo qua è già il primo vantaggio. Poi altra cosa in comune, accensione a pulsante. In questo caso la TC Max ha un telecomando e ha l'accensione solo pulsante con il blocco dello sterzo qua, mentre la Timbot possiamo accenderla sia con la chiave sopra il quadro oppure con il telecomando o con il pulsante. Ha tre vantaggi e il pulsante è lo stesso che ha lo stesso, è simile a quello che ha la Super Soco. Ok, qua non posso dirvi se è meglio o peggio, questo va a gusto, è indifferente. Ovviamente il blocco questa ce l'ha sullo sterzo, quindi forse anche più pratico, ma devi inserire la chiave, mentre lì ce l'hai in tasca e vai. Un'altra particolarità simile sono i due blocchetti che avete qua dei comandi, delle frecce, delle luci della modalità di guida. Diversifica solo una cosa, qua su questa qua, sulla Super Soco, abbiamo il pulsante rosso dove taglia il motore, quindi l'interruttore di emergenza, quindi staccando lì ci spegne la moto. Da questa parte della Timbot non c'è, ma al posto di quello loro hanno messo le quattro frecce, cosa che non ha quello. Quindi diciamo che da una parte abbiamo la sicurezza di poter togliere l'alimentazione del motore in caso di qualche pericolo, e dall'altra parte abbiamo la sicurezza che se rimaniamo a piedi possiamo mettere le quattro frecce. Quindi anche qua un po' e un po'. Come vedete anche il pulsante della Soco simile a quello della Timbot, come vi facevo vedere prima anche il comando da questa parte e anche il comando di qua, che a differenza abbiamo, vedete, il tasto di emergenza invece che le quattro frecce. Pulsante come vedete molto simile alla Super Soco, come vedete questi sono uguali dalla parte sinistra della Soco, e anche qua a differenza che questo pulsante l'hanno messo come quattro frecce invece che interruzione in caso di emergenza. Cosa particolare, vedete, quando è messa con il cavalletto laterale e ferma, ha una specie di lampeggio molto prolungato, vedete? L'intensità si abbassa e poi si alza. Peccato che abbiano pensato a questa soluzione solo davanti, non dietro, perché in caso di guasto, se rimaniamo fermi, era anche logico secondo me vedere anche posteriormente, anche se c'è il catadiotro. Poi parliamo ora di motore, che motore penso che sia quello che magari tira un po' di più. Beh, motore qua purtroppo devo dire che andiamo a favore della Timbot, perché ha un controller per gestire un motore, in questo caso da 5 kW, di picco arriva fino a 11, oltretutto raffreddato anche ad olio il motore, e devo dire che rispetto al 3 kW e 9, quindi una centralina, un controller per 3 kW, quindi forse un po' sottodimensionato per la potenza del motore, almeno quello che dicono loro, di un 3 kW e 9, che arriva di picco 5100, quindi siamo come potenza quasi la metà dell'altra. Passiamo ai freni. Beh, i freni anche qua sono in comune, tolto le dimensioni, che ovviamente quella della Timbot sono più grandi dimensioni, perché abbiamo un disco davanti, come potete vedere, molto esagerato, da 300, vedete, rispetto a quello della Super Soco, che lo vedete di più piccolo, ma tutti e due hanno il freno CBS, quindi combinato, perché come vedete anche qua è molto simile, quindi è una frenata identica. Ora parliamo delle sospensioni. Sospensione, come potete vedere, posteriore della TC Max. Sulla Soco regolazione, come vedete, solo a ghiera, vedete qua, per indurire un po' di più la molla, mentre sull'anteriore, come potete vedere, non c'è nessuna regolazione. Mentre su quella lì abbiamo la possibilità, oltre che con la ghiera, anche la regolazione dell'aria, ok?
quindi abbiamo due modalità di poterla regolare rispetto a questo che ne ho una. Molto particolare la sospensione, come vi dicevo, vedete che anche questa bielletta che trasmette sul telaio, vedete, ha questo sistema veramente molto particolare. Cosa anche nell'anteriore, questa non abbiamo nessuna possibilità di regolarla, e mentre questa, se vedete qua, possiamo regolarla ovviamente dal più soffice al più duro, anche le due sospensioni anteriori. Forcelle, come vi dicevo, regolabile, come vedete, da più duro a più soffice, tutte e due, quindi possiamo farle separatamente, e devo dire che sono molto efficaci.